Daddy Long Legs, Papà a gamba lunga, un film che ebbe moltissimo successo e che io personalmente insomma non è che apprezzo molto, forse insomma, per l'assunto. Poi è vero, c'è una storia d'amore che può insomma vabbè far da controcanto, ma non so, è un mio parere molto personale. Beh, insomma, sta di fatto che anche questo inchiostro però, al pari del film, non mi va tanto giù, perché segue un po' la moda di molti inchiostri che propongono delle tonalità così soavi, così leggere, così acquarellate, che secondo me si addicono gran poco alla scrittura stilografica. Che poi possano essere invece interessanti dal punto di vista artistico, o chi con la stilografica, beato lui, è capace di disegnare, di scrivere, di disegnare, di fare dei bozzetti, dei disegni, beh certo, allora può essere anche in quel caso. Però mi viene in mente che potrebbero esserci per esempio dei colori o dei prodotti specifici per il disegno che superino anche questo. Insomma, è una tipologia di inchiostri, quelli molto acquarellati, molto tenui, che non riesco a collocare perché io non riesco a coniugarli nella mia pratica quotidiana di scrittura. Tanto è vero che proverò, ma lo provo solo ad intenzione perché ormai l'ho provato in tutte le salse e serve solo per mostrarvi la tinta, lo proverò su questo pennino, il Music di Sailor, un pennino generoso, un pennino dal flusso potente e soprattutto un pennino in grado di esibire shading, sfumature laddove l'inchiostro le possegga. Lo proveremo ovviamente anche sugli altri pennini. Ve lo sto mostrando con questo pennino che comunque riesce a mettere in evidenza un po' l'inchiostro, perché con altri pennini fini o anche medi non se ne viene fuori. Il tratto risulta davvero poco leggibile. E credo che possiate apprezzarlo. Come vedete sto tenendo inclinata la stilografica e non si vede quasi niente. È un inchiostro che direi ero quasi in dubbio se recensire o meno, perché che cosa racconto? Insomma, non c'è quasi niente da mostrare nell'ambito della grafia. Poi è vero che può servire per particolari grafie, per avere su un pennino ancora più largo degli effetti così diversi. Poi se la tinta piace, questo è fuori dubbio, nessuno vieta di impiegarla, però nella scrittura quotidiana e soprattutto su una rigatura le cose insomma non sono facili. Faccio la prova come sempre con il pennino ad intinzione, quello di vetro, anche per mostrare come sia molto liquido questo inchiostro, sia poco viscoso e quindi non aiuti nemmeno. Questo è la deep è profondo, è la glass pen. Però vedete che già su un pennino più sottile, e sapete come il flusso di un pennino in vetro al contrario aiuti la potenza coprente, quindi anche l'intensità del tratto, ma come vedete non viene fuori
con questo, che è un pennino ad intinzione, di solito è più scuro, e lo sarà anche in questo caso, ma allora questo è un pennino laddove non c'è un po' di, vedete, di pressione sul tratto, quest'ultimo svanisce letteralmente. L'ho caricato, credo si possa vedere anche qui nella finestrella, sulla Aurora Optima col pennino B. Questo è un pennino B, lo mettiamo alla prova sulla carta. Perché non c'è soltanto un problema di tonalità, la tinta è leggera e pace, è proprio della formulazione che non aiuta la distribuzione sulle varie parti del pennino, e quindi anche un pennino B, che ammetto che sia un po' atipico, questo B di Aurora, come vedete non riesce ad esprimere. Questa è una carta con una rigatura, ma con una carta quadrettata le cose vanno ancora peggio. Lo provo su questo Pigna, sull'Ariston Pigna, dove l'avevo provato con la Sailor. Voi direte, ma ce l'hai messo l'inchiostro, Marco? Ce l'ho messo, sì. L'inchiostro c'è. È che secondo me è la formulazione che è la parte meno riuscita di questo inchiostro. Io non ce l'ho con questo tipo di inchiostri che possano essere più o meno evanescenti, visibili o meno, però è davvero difficile da leggere con un pennino fine, ma anche con un B, perché in questo caso è proprio la formulazione. Insomma, è uno di quegli inchiostri che raramente mi capita di, insomma, in un certo senso di bocciare. Qui è proprio la formulazione che non ne vuol sapere. Si trova bene soltanto con alcuni pennini, per esempio con alcuni pennini flessibili con il quale l'ho provato, pennini vintage preferibilmente. Allora sì, ma solo perché andando a premere viene un pochettino più evidente il segno, però state tranquilli che almeno non passa. Ma poi non è neanche così vero, perché là dove viene scaricato più inchiostro invece il segno c'è, quindi ancora una volta, secondo me, secondo il mio modesto parere, è un inchiostro con una formulazione che non è delle migliori. Insomma, per la scrittura quotidiana, per gli appunti, non lo consiglierei assolutamente.